Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Il video di oggi riguarda un argomento per il quale mi avete veramente inondato e bersagliato di messaggi nelle ultime 5-6 settimane. Sto parlando del mondo Kyosho RTR, quindi ho deciso di entrare in questo argomento partendo dal settore scoppio e più precisamente partendo da lei. Questa macchina verrà totalmente smontata da me per capire quali sono le differenze con la mia ottima conoscenza della MP9 TKI4 kit, quindi da gara, che ho usato per veramente tanti e tanti anni, e quindi voglio scoprire perfettamente tutte le caratteristiche di questo automodello. Sigla! Salve a tutti, eccoci qua per il quarto video. Cosa facciamo oggi? Facciamo la piastra radio e soprattutto rimontiamo tutti i gruppi. Quindi partiamo con lo smontare l'apparato motore e serbatoio, dove tra l'altro ho visto subito un errore perché di serie viene dato con un serraggio troppo elevato, quindi ecco qua anche il motore smontato. Quindi allora la piastra radio non la smontiamo neanche perché ovviamente i fili sono passati da loro e sinceramente sembrano passati anche bene. Vedete, non c'è un filo a vista, il filo del servo dello sterzo passa posteriormente al servo dell'acceleratore e va ad inserirsi dal foro apposito in basso. Qui avete, volendo, il supporto del transponder e avete anche installato di serie l'interruttore. Qua vedete, accendi e spengi, e ho guardato anche nella ricevente, c'è anche una sorta di gomma piuma per preservare, quindi diciamo che non è proprio fatto male, ecco, insomma, come si potrebbe pensare, ricevente buttata dentro e via. Qua nel vano batterie avete il portabatterie. Questo perché? Questo perché se volete installarci delle batterie comuni potete tranquillamente farlo, anche eventualmente ricaricabili. Altrimenti, cosa che consiglio vivamente, compratevi un pacco lipo, così non avrete assolutamente problemi. Allora, premessa: questi servi sono servi in perfetto stile hobbistico, quindi non abbiate assolutamente nessuna pretesa da questi servi, perché sono servi che vi traghetteranno verso una buona conoscenza dei comandi stop, cioè non avete possibilità di migliorare performance con questi servi, ma se metteste subito dei servi molto veloci sicuramente vi creerebbe non poche difficoltà. Quindi il consiglio qual è? Usate questi inizialmente, poi piano piano prendete mano con la macchina, con i comandi e quant'altro, e poi in un secondo momento li sostituirete. Stessa cosa vale per la squadretta dello sterzo e per quella del gas. Allora, quella dello sterzo, che cosa c'è che non va bene? Non è tanto la squadretta, perché anche nella macchina da competizione c'è questa misura qua. Ciò che invece lascia un po' a desiderare è il materiale, perché nella competizione praticamente già di serie si mette l'ergal, quindi squadretta d'ergal. Ora qua non ha veramente senso andare a sostituire questa squadretta con una squadretta in ergal, per il semplice fatto che, come vedete, come vi danno i servi di serie, praticamente si muovono già
sopra la piastra, e questo è negativissimo. Infatti questa è una cosa che dovremmo risolvere. Inoltre è inutile andare a indurire qua quando abbiamo il salvaservo veramente molto morbido e oltretutto bloccato. Quindi queste sono tutte spese che farete in un secondo momento. Mentre per la squadretta del gas, se vi ricordate, c'è quella con doppio foro e con i tiranti a passare. Lì vi converrà, quando cambierete il servo, comprare anche la squadretta e la tiranteria originale, perché vi permettono di modificare il bilanciamento dei freni con dei nottolini godronati, quindi potrete spostare il tirante in questo verso semplicemente avvitando o svitando il tirantino, e avrete separatamente il freno dietro, che è quello sopra, e il freno davanti, che è quello sotto. Quindi io credo che vi convenga molto aspettare, non fare nessun investimento e poi cambiare tutto insieme. Adesso vi voglio far vedere come sarebbe la tiranteria di una macchina da gara, così almeno vi rendete conto delle differenze. Vedete? Qua avete doppio tirante per i freni e ogni tirante ha il suo collarino godronato dove si può andare a modificare il tiraggio dei freni. Vedete anche la squadretta in Ergal e vedete le differenze con la squadretta del gas, che è sollevata, quindi è fatta da stampo con una specie di S nella parte terminale per poter lasciare lo spazio al tirante del freno davanti, che è quello sotto. Quello dietro invece è quello sopra. Il costo della tiranteria è veramente basso, si aggira intorno ai 10-12 euro, quindi insomma. Qui che cosa faremo noi? Molto semplicemente andremo a avvitare quanto più possibile i servi per farli stare fermi. Anche se vedete il gommino che si deforma, non vi preoccupate, perché è troppo importante che i servi stiano nella loro posizione. Non abbiate timore a serrare senza problemi, tanto al massimo vi si può rompere il gommino, ma ripeto, non è una cosa di fondamentale importanza. Ad esempio adesso nel buggy usiamo praticamente tutti servocomandi in Ergal, con cassa in Ergal, e quindi praticamente addirittura io non li uso nemmeno i gommini, cioè praticamente li inchiodo direttamente alla piastra radio per avere un miglior feeling di guida. Un'altra cosa che possiamo fare, e che io su questa macchina non farò, è andare a sostituire il tubo dell'antenna corto che hanno messo loro. Perché loro hanno messo il tubo dell'antenna corto? Perché quando si va ad inserire la scocca starà più o meno in questa posizione, evita il fatto che mentre la macchina cappotti questo si possa rompere. Ora vi faccio vedere come faccio io per evitare questa cosa, e lo potrete fare tranquillamente anche voi. Allora, vedete, io ho installato il tubo in due parti dove c'è un pezzo di tubo della miscela. Cosa fa questo? Fa sì che quando cappottate praticamente rimane flessibile e non si va a rompere. Quindi questa è una modifica che vi consiglio caldamente di fare, perché veramente vi evita le rotture del tubo dell'antenna e vi permette di andare con un'antenna lunga. Quindi a questo punto cosa ci rimane da fare? Ci rimane da serrare le colonnine sul telaio del quale non ho parlato, ma è praticamente un telaio elettrocolorato senza neanche una fresatura, cioè tutto piatto. Vedete, il telaio della macchina da gara ha tutte le fresature nei punti per avere la giusta flessibilità. Quindi anche qui non cambiate il telaio, usatelo, imparateci a guidare, e al momento che l'avrete consumato, o peggio, non ve lo auguro, ma con una bella botta l'avete piegato, perché all'inizio soprattutto
credetemi che può succedere, perché purtroppo non avendo pratica con i comandi può succedere, ahimè, che si vada incontro magari a degli incidenti più forti del previsto, e quindi il telaio si può anche piegare. Comunque voi usate questo fino a quando non avete finito, e poi andrete a sostituirlo con quello della macchina da gara. Allora, qui abbiamo bisogno di frenafiletti forte, mi raccomando. Quindi io faccio in questo modo: faccio passare la vite, inserisco, gli do i frenafiletti, proprio una gocciolina, e successivamente avvito da sopra la colonnina. Per essere sicuro che abbia preso tutto i frenafiletti in tutta la filettatura, la svito e la riavvito un po' di volte e poi vado a stringere da sopra. In questo caso gira da sotto, probabilmente perché le viti sono quelle a croce, quindi con la chiave di tenuta vado a stringere da sotto. E ancora un altro pochino. Ok, a questo punto andiamo ad inserire l'altra. Un po' in tutti e due i versi come prima, per far sì che il frenafiletti venga distribuito. Poi andiamo ad inserire la nostra chiave di 8 e a serrare da questo lato. Perfetto, pronti? A questo punto prendiamo i gruppi della macchina e ce li andiamo a mettere sopra. Eccoci pronti con i nostri gruppi, quindi avantreno, centrale e retrotreno. Da quale partiamo per montare sul telaio? Dal centrale. Almeno io sono abituato a partire sempre dal centrale. Quindi le viti, ricordatevi, sono le più corte, eccole qua. Si va a levare momentaneamente l'avantreno e non si fa altro che andare a montare il nostro gruppo. Non stringetele subito tutte. Ecco. Il nostro centrale è montato. Qui vi ricordate, vi avevo detto di non lasciare la vite qua all'ente, in modo che possiamo fare questo tipo di operazione. Andiamo a posizionare la squadretta in posizione centrale, perché vi ricordate l'avevamo smontata in posizione centrale. A questo punto andiamo a prendere il frenafiletti morbido e andiamo a prendere la nostra vite. Ci mettiamo un goccio di frenafiletti, pochissimo, perché sennò poi non riusciamo più a svitarla, quindi addirittura glielo vado un po' anche a ripulire con le mani e andiamo a serrare. Quando serrate tenete sempre la squadretta, altrimenti rischiate di mandare in overcorsa
il servo e di rovinarlo. Ok, a questo punto si può rimontare il nostro portafiltro e avvitare l'ultima vite che ci mancava. Ecco fatto. Benissimo, poi possiamo montare il nostro avantreno. E cosa dobbiamo fare al nostro avantreno? Prima di montarlo dobbiamo andare, vi ricordate che qua non ci sono i cuscinetti ma ci sono le boccole? Benissimo. Vi ricordate il grassino della Chioscio, quello che è buono anche sul pane? Benissimo. Dovete andare ad ingrassare tutte le boccole in modo che scorrano perfettamente sulla colonnina. Quindi state attenti a metterlo dentro e non fuori, altrimenti vi fa un groviglio con la terra delle piste. Avrete capito l'importanza e le volte che io utilizzo questo grasso, al di là del fatto che sulle mie macchine qua ovviamente non lo utilizzo perché abbiamo i cuscinetti, quindi non serve, ma comunque adesso facciamo la parte opposta. Perfetto. Intanto si era levato il paraurti, ce lo andiamo a rimettere e adesso ultima operazione, mi raccomando non vi dimenticate, ingrassare la coppia conica. Altro tipo di grasso, nonostante che la confezione sia la medesima, ma qua ce l'ho messo io, è molto diverso. Si va a bagnare, a sporcare di grasso tutta la nostra corona, facendola girare in modo che si distribuisca il grasso su tutta la corona. Questa è una parte importantissima, almeno molti non la usano, il grasso, cioè, quindi devo dirvi anche che tantissimi le lasciano girare a secco. Io no, per me è importantissimo, ho visto che praticamente gli ingranaggi della coppia conica sono praticamente eterni se si fa questa operazione. Facciamo girare un po'. Non importa un grasso di qualità eccelsa, anzi l'importanza che ha questo grasso è che rimanga appiccicato sulla corona e sul pignone, perché ci sono molti grassi magari anche buonissimi come qualità che però sparano il grasso con la forza centrifuga sulle fosse magari del telaio, quindi qua praticamente non serve assolutamente a niente. Quindi andiamo a montare, mettiamo prima il salvaservo, ok, poi appoggiamo qua, ci mettiamo il cardano che in questo momento ho perso, ecco, era sotto il telaio, ecco fatto, perfetto. Una volta che tutto è in posizione, giriamo la macchina e andiamo ad inserire le viti, che sono queste. Come ho fatto a dire sono queste? Perché in quelle posteriori avevo la vite centrale, me la ricordo, del puntale. Ecco fatto, guardate, il salvaservo nonostante sia su boccole con il grassino magico
che scorrevolezza ha preso. Ok, adesso andiamo a inserire questa vite. State attenti a non premere troppo quando lo avvitate, perché sotto il salvaservo qua c'è un dadino che ha una sagoma esagonale e che quindi se premete troppo vi scappa dalla sede e non lo avvitate più. Ecco fatto. Perfetto. A questo punto piastra superiore. E qui cosa facciamo? Mettiamo il frenafiletti morbido. Andiamo a pulire la nostra lama che ci avevamo dato il grasso. Goccina. Perché non lo metto sulla vite? Direttamente sulla vite, ma lo metto nella filettatura? Perché se lo metto nella vite, l'unica cosa che ottengo è che mi si va a impastare con la piastra. Io invece ho bisogno che mi stia solo nella filettatura. Quindi si va a mettere qua direttamente. Ok. In più se lo metto nella vite e qualcosa sborda, mi andrebbe anche tra la boccola e la colonnina. Mettiamo prima questa, tanto non ne stringo nemmeno una. Solo appoggiata, perfetto. Non stringete. Ok, ho stretto queste tre, queste qua gli faccio fare un po' di giri indietro e un po' avanti in modo che il frenafiletti si distribuisca bene su tutta la filettatura e poi le vado a serrare. Ok, una, due, perfetto. Perfetto. A questo punto, quando monteremo il retrotreno, dobbiamo ricordarci solo del grasso nella coppia conica. Quindi viti del retrotreno. Io odio le viti a croce, proprio le odio dal più profondo del mio cuore. Allora, mi raccomando, stringete a croce. Ecco, ecco, ecco ed ecco. Quindi la nostra macchina sta prendendo nuovamente forma.
dopo i primi 2 piani vedrete come scorrerà, e a questo punto rimangono da fare il motore, gli ammortizzatori, la scocca e il serbatoio che faremo subito. Quindi, e voi direte cosa c'è da fare nel serbatoio? Allora, ufficialmente anche niente, ma vi spiego subito qual è il problema e cosa gli faccio io nel mio da gara, e quindi lo farò anche in questa macchina. Vedete, tra il tappo e il corpo, quindi questa paratia antimiscela, che praticamente non c'è nemmeno 1 millimetro di spazio, guardate. Guardate. Quindi cosa vado a fare io? Vado a fare una isolatura, questa maniera, in modo che qualunque cosa, qualunque sassolino eccetera, mi si vada a inserire qua durante una gara non mi lascia aperto il serbatoio. Vedete? Qui qualunque cosa ci va vi lascia aperto il serbatoio, perché c'è pochissima distanza tra il tappo e la paratia. Quindi adesso vi faccio vedere come faccio. Allora, tanto per cominciare vado a sigillare gli ugelli del serbatoio. Strappo di carta Dremel. Allora, vediamo, qua leviamo tutto, perché altrimenti facciamo tutto bianco. Ok, cosa faccio io? Prendo la carta e la piego più volte in modo da fare uno spessore veramente grande. Poi la vado ad inserire qua in modo che il serbatoio sia totalmente tappato. Vedete? È totalmente tappato a tutti i lati. E chi me lo tiene tappato? La pressione del tappo. Nel contempo che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che ho creato lo spazio per la punta del Dremel. Quindi rifinitura con il trincetto, perfetto. Guardate, adesso prima di levare la carta, piccola soffiatina. E a questo punto si può levare la carta. Ed ecco il nostro serbatoio pronto per essere rimontato sulla macchina. In quello da competizione, quindi della macchina kit, c'è anche 2 gommini qua sotto. Sono acquistabili anche separatamente, ma sinceramente non ne vedo estremo bisogno, ecco, su una macchina RTR. Quindi facciamo un po' di pulizia. Qui state attenti, ve lo ripeto ancora una volta, state attenti a non serrare, perché il serbatoio deve muoversi sopra la macchina, perché le vibrazioni creano bolle d'aria, quindi deve essere proprio lento sopra la macchina. Cioè, lo so che vi sembrerà strano, ma è così. Quindi lasciatelo molto lente, più lento lo lasciate più facile sarà da carburare il vostro motore. Questo vale su tutte le macchine. Ecco, perfetto. Quindi vedete, comincia a riavere le sembianze di un automodello. Dopo tanto lavoro siamo arrivati finalmente al punto che comincia di nuovo a sembrare una macchina. Quindi ragazzi, mancano 3 cose: scocca, ammortizzatori e motore,
e facciamo nel prossimo video. Ciao!